Mondiale per club si avvicina, l'estate del 2025, nei mesi di giugno e di luglio vedranno la prima edizione di questa nuova manifestazione per i club organizzata dalla UEFA. Non più una singola squadra europea a partecipare come è stato fino ad ora, la vincitrice della Champions League, ma un torneo allargato con 32 squadre presenti, di cui 12 potranno provenire appunto dall'Europa. Ci sono delle novità rispetto al regolamento con cui le 12 squadre europee potranno qualificarsi al nuovo mondiale per club e interessano da vicino anche l'Inter, perché come vi raccontiamo ormai da tempo, l'Inter è molto vicina a qualificarsi in virtù in particolare dell'ottimo cammino fatto in Champions League l'anno scorso col raggiungimento della finale, e poi va visto anche quale altra squadra italiana potrà affiancare l'Inter in questa manifestazione. In questo contenuto quindi facciamo un punto sulla situazione legata al mondiale per club e sulla classifica, tra virgolette, di queste 12 squadre europee. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, quindi nuovo contenuto per il quale vi chiedo come sempre un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, e veniamo quindi al succo della questione. Vi dicevo, estate 2025, mesi di giugno e di luglio, nuovo mondiale per club con ricchissimi premi per i partecipanti, si parla di circa 100 milioni di euro per il club vincitore, quindi sono soldi veramente molto importanti, 12 squadre europee sulle 32 totali che si classificheranno sulla base di un regolamento che la UEFA non ha ancora ufficializzato, e quindi ci sono delle indiscrezioni. Diciamo che c'è una linea fino ad ora comune, che è quella del ranking UEFA, ma come vi dicevo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, pare che stia avanzando un'altra ipotesi che potrebbe cambiare qualcosina rispetto alla classifica finale. L'anticipazione in Italia l'ha data la Gazzetta dello Sport e vedremo se nelle prossime settimane quindi troverà una conferma. Come si classificano allora le 12 squadre europee? Allora, intanto bisogna prendere in considerazione le ultime 4 edizioni della Champions League. Le prime 4 di queste 12 squadre sono le 4 vincitrici di queste ultime edizioni. In questo momento quindi abbiamo il Chelsea, il Real Madrid, il Manchester City e quella che vincerà l'edizione corrente della Champions League. Queste 4 si qualificheranno di diritto. Le altre 8 invece, per arrivare al totale di 12, in questo momento vi dicevo dovrebbero essere decretate sulla base del ranking UEFA. Quindi andando in ordine, le successive squadre sarebbero quelle qualificate, con una limitazione importante, ovvero che ogni paese non potrà portare più di 2 squadre nella competizione, ad eccezione che l'aggiunta arrivi proprio in virtù della vittoria della manifestazione. Per esempio l'Inghilterra, la Premier League, ha già il Chelsea e il Manchester City. L'unica alternativa per avere una terza inglese sarebbe che quest'anno vinca la Champions un'altra inglese che non sia una di queste due. Altrimenti la limitazione rimane a 2, e questo, per esempio, per fare un esempio pratico, potrebbe, anzi taglierà di fatto fuori il Liverpool, che è in una posizione di ranking molto alta, ma appunto le squadre della Premier sono già 2 e sono già qualificate. Mentre però, come vi dicevo, negli ultimi giorni pare che un'altra ipotesi, un altro tipo di classifica possa essere tenuta in considerazione. Una classifica che andrebbe a valorizzare quelle che sono le vittorie e eliminerebbe i punti che nel ranking si aggiungono di bonus, tra virgolette, sulla base della partecipazione ai vari livelli della Champions League. Quindi i bonus per la partecipazione agli ottavi, ai quarti, alle semifinali, eccetera, verrebbero ignorati e si darebbe un maggior peso alle singole vittorie nelle singole partite. Questo potrebbe, ripeto, cambiare qualcosina. Fra poco vi mostro anche le 2 classifiche, però vi tranquillizzo subito, l'Inter rimane attualmente molto 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 vicina. Diciamo che a meno di exploit clamorosi di squadre che non sono sulla carta candidate per arrivare in fondo alla manifestazione, l'Inter dovrebbe arrivarci, e la matematica qualificazione potrebbe già avvenire dal prossimo turno, perché se l'Inter dovesse essere già qualificata matematicamente agli ottavi, a quel punto dovrebbe arrivare la matematica definitiva anche per la qualificazione al mondiale per club. Vi mostro allora dall'articolo della Gazzetta dello Sport le 2 classifiche.
per vedere insieme le squadre attualmente favorite. Questa classifica che vedete è la classifica che si andrebbe a comporre nel caso in cui questa seconda opzione, con la valorizzazione delle vittorie, dovesse essere confermata. Quindi le prime 3, come dicevamo, sono quelle che hanno vinto le scorse manifestazioni. Il Bayern guida la classifica dalla quarta in giù con 102 punti, poi abbiamo il PSG a 73, la nostra Inter a 70, il Porto a 63, il Borussia Dortmund a 62, Barcellona 59, Juventus 52, Benfica 49, Ajax 47. Sotto il Borussia e sotto il Barcellona vedete l'appunto sulle altre squadre della stessa nazione, per il discorso che dicevo prima. Il Borussia se la gioca con il Lipsia perché l'altro posto dovrebbe essere del Bayern, essendo molto più avanti. Il Barcellona idem con Atletico e Siviglia in aggiunta al Real Madrid. Quindi l'Inter di fatto è abbastanza tranquilla, il rischio più grande è per la seconda italiana qualificata, che al momento dovrebbe essere la Juventus, ma i punti che si vanno a sommare a questa classifica si possono ottenere solamente in Champions League. Quindi, a parte che la Juve quest'anno non fa le coppe, però ipotizzando vittorie e passi avanti in Europa o Conference League, questi punti non contano. Ma a poter insidiare la Juventus ci sono il Milan e il Napoli, che non stanno facendo delle Champions League particolarmente brillanti, soprattutto il Milan, però tecnicamente hanno la possibilità, vincendo le prossime partite e cercando di fare più strada possibile, di avvicinarsi e di superare la Juventus, che però al momento mi sembra comunque ancora la favorita. La classifica invece basata sul ranking UEFA, che è quella che fino ad ora è stata tenuta in considerazione, è invece questa qui. Quindi il Bayern è a 90 punti, PSG 70, Inter 65, Borussia 57 con Lipsia a 52, e anche il Porto, l'Atletico 51 con Barcellona 48, Siviglia 42, Benfica 49, Juventus 47, con Milan e Napoli che, come dicevo, insidiano a quota 37 e quota 33. E l'ultimo posto, Ajax e Salisburgo a 47. Queste sono le due classifiche, sono gli scenari che ci troviamo di fronte. Vedremo da qui in avanti quale delle due sarà effettivamente considerata quella da guardare da parte della UEFA, ma ribadisco ancora una volta che sia l'una o che sia l'altra, per la nostra Inter non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe esserci a breve la matematica qualificazione ad una manifestazione che porterà. Intanto sarò anche curioso di capire come cambierà la gestione della stagione delle squadre, perché tendenzialmente, come sappiamo, a giugno i giocatori vanno in vacanza e da inizio luglio più o meno cominciano la preparazione. In questo caso, partecipando al Mondiale per Club, si avrebbe il mese di giugno fino intorno al 10 di luglio impegnato proprio in questa manifestazione, quindi poi cambierebbero tutte le tempistiche e probabilmente verrebbe traslato tutto in avanti tra vacanze e preparazione, forse anche inizio dei campionati, non lo so, questo chiaramente lo vedremo. Dall'altra parte, se questo è un po' il lato negativo, indubbiamente i lati positivi sono intanto il fatto di poter partecipare ad una manifestazione molto importante con tanti altri club di valore, averne sicuramente un ritorno anche, diciamo, mediatico nell'esserci, e soprattutto avere anche un ritorno economico. Adesso i premi specifici e gli incassi non sono ancora chiari. Vi ho dato 2 cifre iniziali come idea e insomma le cifre sono molto importanti. Sappiamo che l'Inter ha, come sempre, la necessità di riequilibrare il bilancio, avrebbe la necessità di alzare i ricavi, nei quali comunque è già stato fatto molto. Ecco, questa per esempio sarebbe una possibilità fino ad oggi, che fino ad oggi non c'era fondamentalmente, di aumentare i ricavi, incassare più soldi e quindi sperare di migliorare in questo modo il bilancio. Vedremo cosa ne sarà, per il momento questo era tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova manifestazione, a cui l'Inter, come dicevo, dovrebbe partecipare senza problemi. Vi ricordo ancora un clic sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, nel quale potete sostenerci con un abbonamento o potete farlo anche direttamente su YouTube. Vi ricordo che da oggi scattano nuovi benefit per i nostri abbonati YouTube, Twitch e Club, con per esempio l'archivio delle nostre dirette in differita che
sarà esclusivo dei nostri abbonati, e tante altre cose di cui potete trovare le informazioni appunto sul club o direttamente sul canale. Quindi se stavate valutando di sostenerci e di aiutarci con i vostri abbonamenti, questo è indubbiamente il momento giusto per farlo. Ed infine, per chi mi segue in podcast, come sempre lo trova in descrizione. Se mi segui su YouTube ti lascio con un altro approfondimento qui da recuperare.